arrivata la macchina sostitutiva. Ma dov'è l'M2? Hai litigato con Albert? Minchia, scrocchio com'è. Che legna, ragazzi. Il giorno dopo, si sa, è sempre il peggiore e devo dirvelo, la botta, la sento tutta. Prima di tutto voglio ringraziarvi veramente tanto per i tantissimi messaggi che mi avete mandato su Instagram di preoccupazione, e dato che non è che abbia detto molto su quello che è successo, mentre vado a preparare le Insta360 per il prossimo test al Mugello, che è a brevissimo, vi spiego bene la dinamica e soprattutto voglio cogliere l'occasione per sensibilizzare un minimo sull'argomento. Allora, voglio partire secco e soprattutto senza particolari giri di parole, così come mi è stato detto dai ragazzi dell'ambulanza, che di situazioni del genere ne hanno viste tante. Se fossi stato distratto dal telefono, molto probabilmente non sarei qui, ma nel migliore dei casi in ospedale. Gli imprevisti che possono stravolgerti la vita accadono quando meno te lo aspetti. Sono imparabili, ma di sicuro possiamo limitare i danni se non ci facciamo cogliere impreparati. Lo so che a me Latitech non fregherà nulla di quello che sto dicendo, perché mi hanno visto in mano la nuovissima Insta-X4 che registra in 360 8K 30 fps, ma tranquilli, ne parliamo meglio dopo, quando saremo in pista con la Superbike. Adesso passiamo alla spiegazione del fattaccio. Stavo tornando con Veronica da zona San Pellegrino vicino a Bergamo. Dato che il gossip al momento non ci interessa, andiamo avanti. Classicissima strada che costeggia la montagna andando verso valle. Buio e pioggia battente. Sono a 40-50 massimo km/h dietro una Panda rossa con davanti altre auto. Arriviamo in una curva dove chi si incrocia dall'altra parte, uscendo dal punto cieco, ti spara i fari addosso accecandoti un pochino. E fino a quando non ci si passa in questo modo, e insomma sei sempre un po' lì a strabuzzare gli occhi per capire cosa sta succedendo. Avrete benissimo anche voi sperimentato la situazione. Bene, vedo questo furgone che esce dalla curva davanti a noi, vengo accecato dai fari e in una frazione di secondo mi becco questo Ducato a 8 posti che appare 2 metri davanti a me. Ovviamente poi non sono stato più accecato perché il furgone, essendo vicinissimo al mio muso, a quel punto non mi sparava più i fari in faccia. In ogni caso me lo trovo completamente in contromano che mi punta. Non so come, ragazzi, veramente non so come, nell'arco di una frazione di secondo riesco a sterzare verso destra e a farmi colpire sul lato sinistro, in modo che l'impatto si potesse distribuire su tutta la fiancata e non solo con un frontale che, potete ben capire, sarebbe stato estremamente peggio. Sento un botto tremendo ed esplodono intorno a me tutti gli airbag, con successiva sensazione di aver incassato un destro da Mike Tyson dopo essere stato tipo 3 giorni in after. Non mi ero mai preso un airbag in faccia e vi assicuro che, anche se vi salva, perché devo essere sincero, mi ha salvato, se non avessi avuto l'airbag laterale dove c'è il finestrino mi sarei frantumato la testa nel vetro. In ogni caso non è che faccia proprio benissimo. Appena siamo un attimo fermi, dico a Veronica di uscire di corsa dall'auto perché avevo paura che il fumo nell'abitacolo fosse per qualcosa che aveva preso fuoco. Invece era semplicemente l'attivazione dell'airbag. Io nel frattempo provo a uscire dalla mia porta, ma è completamente bloccata per colpa dell'impatto. La apriranno poco dopo i vigili del fuoco con il flessibile per mettere in sicurezza il mezzo. Tempo che mi giro per uscire dal lato passeggero, che mi si palesa davanti il guidatore del Ducato e mi dice testuali parole: scusami, sono scivolato sulla linea bianca. Resisto alla rabbia che pervade il mio corpo in quel momento dopo aver sentito quelle parole e con molta calma gli chiedo di evitare
di dire cagate per giustificare il fatto che andasse troppo veloce per le sue capacità, per il mezzo che guidava e per quelle condizioni, e soprattutto che ha rischiato di ammazzarci. Con un furgone del genere, se vai alla velocità giusta, non perdi il controllo in quel modo. Anche perché se non ci fossimo stati noi a fargli da barriera, sarebbe finito tranquillamente giù dalla scarpata sfondando il guardrail. Notate nella foto la distanza che separa la Cupra dal Ducato. Dopo un botto del genere ha continuato la sua corsa per svariati metri dietro di noi, ovviamente con freni schiacciati, sterzo girato e tutto il resto. E oltre a questo, la violenza dell'impatto la potete ben capire dalle condizioni della Cupra e da quelle del furgone, praticamente senza più ruota anteriore e muso sinistro. A seguito delle rilevazioni, come ci ha anche detto poi la polizia, c'era poco da spiegare, la dinamica era chiarissima. Mi hanno fatto l'etilometro come da prassi, ovviamente zero dato che sono praticamente astemio, e voglio specificarlo, prima di tutto questo ci hanno soccorso in maniera super professionale i sanitari, che ringrazio tantissimo, ed erano seriamente colpiti dal fatto che fossimo praticamente illesi, a parte ovviamente qualche botta qua e là per la cintura, il colpo di frusta e botte sulle costole e via dicendo. Mentre i vigili del fuoco e la polizia finivano il loro lavoro in maniera impeccabile, il carro attrezzi si è prodigato di accompagnarci nel primo bar del paesino, che era miracolosamente aperto, con in diretta il mitico Sinner. Ci siamo sparati una bella pizza prima che qualcuno venisse a recuperarci e tutto è bene quel che finisce bene. Ma nei giorni seguenti ci ho riflettuto molto su quello che è successo. Grazie al fatto che stavo guardando la strada, ho preso delle decisioni in una frazione di secondo che mi hanno salvato, se non la vita, le gambe. A me e a Veronica. Sono il primo a dire che non sono un santo e quindi non voglio stare qui a fare la solita paternale nel momento in cui ti accade qualcosa. Quando ci sono eventi controllati e situazioni particolari, come ad esempio la Crazy Run, anche a me è capitato di fare lo stupido, ma mai oltre i miei limiti e mai in situazioni che magari potevano creare pericolo ad altri. Ci si fa seriamente male quando meno la si aspetta. A 40 km/h su una strada di montagna in fila con delle altre auto. Anche in città mettetevi sempre la cintura. Aspettate almeno il semaforo rosso per cambiare canzone sul telefono. Anche se andate piano, non distraetevi perché è un attimo. Comunque è andata bene, tra poco si parte per il Mugello e la vita è bella, quindi andiamo. Oggi, signori miei, finalmente è arrivata la macchina sostitutiva. C'è da dire una cosa positiva, di sicuro non è il fatto che sia bella, ma come diceva il vecchio Jeremy Clarkson, le macchine a noleggio sono quelle più veloci. Quanto fa cagare sta macchina! Cioè, ragazzi, vi spiego. Questo esce direttamente da, non so, ditemi voi, questa interfaccia fatta tipo... sai, i giochi per i bambini, ma sembra. Se schiacci funziona? No, tipo... cioè è quel touch, sai, degli anni 90, tipo che devi... tira un pugno che devi, così funziona. devi schiacciare così... Da Valeri al Mugello, tappa obbligatoria, e non è una D, giusto per dire. Ho un'altra domanda molto importante da farvi anche voi lì che state guardando. Chi cazzo è che usa il diesel, quello tipo migliore? Vedete, c'è diesel più e benzina. Non si trova più la 180 anni, la benzina 180 anni è praticamente impossibile da trovare e c'è sempre sto cazzo di diesel più. Facciamo una petizione, mettiamo al posto del diesel più la 180 e se volete anche la 102, così abbiamo anche qualche cavallo in più. Mi raccomando.
la moto, avete già visto il video dedicato e mille altre cose, quindi ne parliamo meglio dopo, perché tanto siete già aggiornati. Se non lo siete, mi raccomando, andate a vedere il video della presentazione. Ma ragazzi, non so se avete mai visto una mia ripresa da dietro con la telecamera 360, dove potevo fermare l'immagine, prendere un frame e vedere chi c'è sul muretto passando a più di 300 km/h. Non ci credete? Guardate questo video. Questo grazie al fatto che la nuova Insta360 X4 registra in 8K 30 fps, ovviamente a 360. Oltre all'8K abbiamo il 5.7K, ma non più a 30 fps come la X3, ma a 60 fps, con i quali possiamo fare degli slow motion incredibili magari mentre stiamo facendo un sorpasso. Altra cosa che un po' preoccupava magari chi lo usava per tanto tempo nei suoi giri in moto: la batteria più grande, più capiente e più durata nella registrazione a parità di risoluzione. Protezioni rimovibili, come ben vedete da queste guide qui, comodissimo, quindi grazie Insta. Ma so già lì dietro cosa state pensando. Magari dite: io non sono un videomaker, non ho un cellulare di ultima generazione, quindi non posso gestire file così pesanti, eccetera eccetera. Non c'è problema, perché i file che vanno poi sul telefono sono in LRV, quindi più compressi, e quindi tranquillamente tutti i telefoni possono gestire l'anteprima e potete divertirvi con l'app di Insta sul telefono senza nessun tipo di problema. Ma se volete ancora di più, c'è Insta360 Studio per il computer, dove potete liberare completamente la vostra creatività e fare un miliardo di cose, tra cui anche il Motion ND, dove praticamente mentre andate fa un effetto pazzesco, dando un senso di velocità incredibile. Quindi se volete questo bellissimo gioiellino, vi lascio qui sotto tutti i link per andare a comprare lui, o la Go 3 che vedete sempre nel mio casco, o la Ace Pro lì davanti, che anche lei fa il suo bellissimo lavoro. Sono una bomba, lo sapete. Non ho mai promosso in questo modo delle telecamere, ma sono troppo contento. Quindi veramente, se dovete aggiornare il vostro parco Action Cam, meglio di questo non c'è niente. Ripeto, link qui sotto in descrizione. Come già detto prima, quando uscirà questo video avrete già visto tutto e saprete tutto. Ma sintetizzando, che figata è! Quando mi è capitata l'occasione di poterci correre e soprattutto di avere l'opportunità di raccontarla, non me la sono lasciata sfuggire. Anche perché raccontare in una stagione intera di gare quella moto lì e soprattutto godermela io è un qualcosa che, cioè, un sogno, non c'è nient'altro da dire. Poi, come già detto nel video della presentazione, i miei detrattori barra haters possono star tranquilli, perché se la V4S di serie che usavo gli anni scorsi era una superbike mascherata, usando questa che è una superbike vera, come tempi e risultati cambierà poco o niente, insomma, dai. Poi ragazzi, io ho un po' un cruccio, per così dire. Ogni anno cerco di prepararmi prima per non avere poi durante il campionato 20.000 video da fare uno sull'altro, e indovinate come va a finire? Che tutti si svegliano all'ultimo secondo, e ovviamente questa è la postazione, è il punto della casa dove io da praticamente 5 giorni sto passando la maggior parte del mio tempo. L'altro giorno Mugello, oggi Castelletto, voglio arrivare alla prima gara carico a pallettoni. Poi un sacco di volte scrivete: ma dov'è l'M2? Dov'è andata? Oppure quando non ci vediamo con Albert: hai litigato con Albert? No! Se non si vedono le cose nei video non è che non vuol dire che abbiamo litigato o non ci sono più. Guarda che bella. E oggi siamo qui. Stress di Branzacce,
si gira con lei. L'altro giorno Mugello, però ho detto mi manca ancora quel qualcosino di fare un po' di passo gara per prepararmi alla gara che ci sarà a Misano fra pochissimo. Non vedo l'ora, 6 mesi di lacrime, sudore e sangue, finalmente ci siamo. Oggi mi hanno detto giriamo con gomma usata, la situazione è questa, veramente in taglio non c'è più, è uscito bel 14,1, ovviamente lo sapete, Grip Moto, se volete le gomme il mio codice sconto, idem per VRS. E tra parentesi è ora di entrare, quindi andiamo. Questo è un bellissimo tramonto, ma io voglio chiederti una cosa. Adesso, quelli che stanno guardando questo video lo sanno cosa succederà nel National. E tu che l'hai scoperto un pochino prima degli altri, cosa pensi? Ho bestemmiato oggi perché ho scoperto che la stessa giornata della tua gara avrò la gara mia con i miei ragazzi al Moto Estate, quindi sto bestemmiando tantissimo. Ero già pronto sulla tribuna a godermi una cesta così di popcorn, birra, sigaretta e vedere sto trombone che spara dei tempi che non esisteranno mai nella vita. E un'altra cosa molto positiva è che non l'abbiamo lanciata. Esatto. Ancora la Priglietta fa il suo e che dire, andiamo direttamente a Misano. Un tiro sul meteo? Devo veramente dirlo. Dai! Un turno sulla su, vai. C'è sempre non chiedo tanto. Questo, cioè, quest'anno facciamo le gare in salita, IRC e così, guardate, mail IRC, ci dicono il V4S non si può usare. E qual è stato il nostro discorso? Abbiamo un Superbike, V4R è pronto lì, no? E loro stavano dicendo, cazzo, a sto punto andrà a finire che a fine anno stavolta la usiamo anche per andare al Carrefour, perché dà troppo gusto. Dicevamo, se non c'è tensione, se non c'è l'estremo, voi non vi divertite. Sembra proprio scritto da Hollywood. Numero di Fantozzi, prima del turno, pioggia. Verso Milano, lo so, siete lì con l'acquolina in bocca, è successo di tutto in libere, qualifiche, gara, un disastro. Io rimarrò impassibile per non farvi capire niente. Detto questo, tutte quelle belle immaginette che avete visto giusto qualche secondo fa sono fatte con la super mega incredibile, ovviamente, Insta360 X4. Ovviamente quelle dal posteriore con il 360, in time lapse, tutta la roba che avete appena visto. E io vi ricordo proprio sul finale del video che qui sotto c'è il link per comprarla immediatamente, quindi mi raccomando, gas e ci vediamo al prossimo video.